Ciao a tutti, oggi parliamo della giardiasi, la giardia, una delle patologie che può dare diarrea nel cane e nel gatto ed una anche delle patologie più comuni fondamentalmente che noi medici veterinari ci troviamo ad affrontare nella nostra quotidianità. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se siete interessati agli argomenti relativi alla medicina veterinaria del cane e del gatto, iscrivetevi al canale. Parlerò ovviamente delle patologie, ma darò anche dei consigli preziosi ai proprietari di cane e gatto per poter magari gestire meglio alcune situazioni. Inoltre, se avete delle curiosità sia inerenti a questo argomento, in questo video, ma anche inerenti ad altri argomenti relativi al cane e al gatto, lasciate pure un commento qua sotto che poi realizzerò un video adatto al vostro commento. Partiamo subito con la giardia. Che cos'è la giardia? Che cosa poi provoca? Esiste un trattamento? È pericolosa? Sono tutte domande che fondamentalmente quando noi medici veterinari eseguiamo un test sulle feci del vostro cane e vi diciamo il cane ha la giardia, chiaramente i proprietari vanno subito su Google a cercare che cos'è la giardia e quindi in questo video cercherò di darvi le spiegazioni in modo tale che capirete meglio un po' questo parassita. È un protozoo che fondamentalmente vive nell'intestino tenue e tendenzialmente è responsabile di diarrea. Fondamentalmente questo è abbastanza semplice, quindi parassita, vive nell'intestino tenue, diarrea. È molto comune, di solito la trasmissione avviene per via orale, c'è un'ingestione da parte delle cisti, generalmente nell'acqua, però a volte le cisti rimangono anche sul pelo e quindi sarà molto importante anche lavare il cane per andare chiaramente a ridurre la reinfestazione da giardia del vostro cane. È molto frequente nei cani e quindi molti ambienti immagino che frequenterete saranno contaminati da questo parassita e fondamentalmente una volta che il parassita entra può causare la diarrea dell'intestino tenue, quindi di solito avete queste feci non formate a ciambella e non sempre è causa di diarrea, a volte il cane è positivo a giardia ma le feci sono normali e questo sarà molto importante per capire quando trattare giardia e quando non trattarla, anche perché molto spesso i test ci danno la positività ma non è detto che in quel momento il cane ha giardia, ma semplicemente ci dà una positività al fatto che il cane ha avuto giardia comunque nella sua vita. Quindi non dobbiamo focalizzarci nemmeno sui test che devono essere per forza negativi. Andremo ad agire fondamentalmente sulla clinica. Il cane sta bene, le feci sono formate a sigaro, ho realizzato un video apposito su come devono essere le feci, andatevelo a vedere nel mio canale, ve lo metterò magari qua sopra. E fondamentalmente andremo chiaramente a trattare i cani sintomatici, non quelli sintomatici. Quindi cani che hanno queste feci non formate a ciambella, diarrea a ciambella e fondamentalmente raramente da problematiche più importanti come anoressia, vomito, di solito è causa di un'enterite, quindi di solito è una delle principali cause del fatto che il vostro cucciolo, il vostro cane non ha le feci formate. Come si tratta fondamentalmente? Esistono una serie di protocolli terapeutici, quindi si può trattare giardia e il trattamento di solito è efficace, abbiamo un miglioramento della sintomatologia, quindi si passa da feci a ciambella, feci ovviamente formate a sigaro. Quando è che non si deve trattare? Quando il cane sta bene, quando le ciambelle, quando le feci sono formate, è inutile continuare a somministrare farmaci per cercare la negatività del test. La diagnosi attraverso un test ELISA abbastanza semplice che tutti gli ambulatori hanno e a volte si può anche trovare i trofozoiti, la forma attiva diciamo della giardia all'interno delle feci attraverso un processo e poi attraverso la visione al microscopio. Fondamentalmente la gestione della giardia è quella di cercare di tenere pulita la zona dove vive il cane, utilizzare sali di ammonio per ovviamente uccidere, fondamentalmente disattivare le cisti, però fondamentalmente è una di quelle patologie che il proprietario non deve impazzire, nemmeno l'allevatore deve impazzire, perché fondamentalmente molti terreni saranno
contaminati da giardia, e quindi è una patologia, ripeto, con cui bisogna conviverci, e vanno trattati chiaramente gli animali sintomatici che hanno la diarrea, perché chiaramente in quel caso lì significa che non c'è una digestione e assorbimento corretti, e quindi chiaramente può dare problemi. Mentre invece se è positiva giardia ma le feci sono formate, chiaramente trattare in quella fase lì non ha nessun senso, perché in quel momento lì giardia non sta dando nessun tipo di problemi, e non sappiamo se è solo perché è positivo, perché ci sono gli antigeni presenti nel materiale fecale di giardia. Calcolate sempre che l'ideale è anche lavare bene il cane nella zona, perché chiaramente possono rimanere delle cisti, e quindi il cane può reinfestarsi, oltre al fatto che si può reinfestare tutte le volte che è uscito a fare una passeggiata, perché chiaramente, come vi sottolineo, è una patologia molto frequente, quindi immagino che i nostri terreni, i nostri campi, i nostri prati siano contaminati da giardia. Raramente c'è la trasmissione della giardia dal cane all'uomo, però anche l'uomo può avere la giardiasi, quindi mi raccomando, sempre delle buone condizioni igienico-sanitarie nel rapporto tra cane e essere umano. Può colpire anche il gatto, quindi è una patologia che può colpire sia il cane che il gatto, ed è una delle cause di diarrea acuta nel cane e nel gatto, e di solito, come vi ho spiegato, vive nell'intestino tenue. Quindi molto spesso l'ideale è portare proprio le feci, non quelle che rimangono a livello di ampolla rettale, perché altrimenti potrebbe dare un esame negativo in quella sede. Un saluto a tutti e alla prossima.